Qui oggi escono i nomi di Ceballos e Van de Beek, quello di Ziyech era già uscito, poi ci sono sempre quelli di Ilicic, Papu Gomez. Occhio a Damsgaard in tutto questo, che è un nome che non stanno pubblicizzando i giornali, su cui stiamo facendo delle verifiche. È un calciatore che sappiamo piacere alla dirigenza, sappiamo piacere al Milan, è un giocatore che a me fa impazzire, ha un talento indiscutibile. Ieri ha fatto una grandissima partita, trascinando tra l'altro la Danimarca perché ha sbloccato la partita con un gran gol. La Sampdoria, speriamo che Ferrero non si accorga che è uno dei suoi giocatori, quindi non alzi il prezzo in maniera esagerata, ma è un giocatore che ha un sicuro avvenire e che rientra totalmente nei parametri del Milan. È un calciatore che sa giocare in tantissimi ruoli e lo sa fare molto bene, ha ancora margini di crescita notevoli e secondo me sarebbe veramente, nell'ambiente Milan, sarebbe veramente un calciatore da considerare. Stiamo facendo le verifiche, stiamo contattando la gente per capire se ci sono degli incroci diretti. Sicuramente l'europeo lo sta valorizzando. Comunque, in maniera come importante. direbbe Federico Buffa, è un grande talento. Grande talento, Odegaard, che sicuramente farà impazzire tutti i tifosi del Milan. Grandissimo Damsgaard. Dani, invece, qual è il tuo nome preferito? Guarda, io in realtà di nomi non ne ho, nel senso che non ho neanche avuto tempo di pensare ai nomi, perché ti ripeto, la situazione era difficile, però ero convinto che tutto sommato, anche per assenza di alternative, Çalhanoğlu sarebbe rimasto, il che mi avrebbe fatto un po', mi avrebbe un po' innervosito sinceramente. Quindi ero molto concentrato cioè sta roba che è successa. Quello che mi dà fastidio è che innanzitutto vai a perdere un altro giocatore a parametro zero, ma soprattutto da che il Milan doveva pensare solo alla punta e all'esterno, ora si libera anche quel posto lì. Il Milan ha già investito tanto sul mercato, c'è Tonali. Ora non voglio anticipare i tuoi argomenti, No, però vai Dani. c'è Tonali che bisogna fare uno sforzo economico per prenderlo. Servono più gente in mediana, considerando che con la Coppa d'Africa, come abbiamo detto, Bennacer e che si spariranno per un mese. Io spero che ci siano tutti. Cioè, ho paura che da che potevamo prendere un esterno forte, ora dovevo prendere un esterno discreto e un trequartista discreto. Tu sei preoccupato, Dani, perché dici ad oggi la squadra è un passo indietro, forse anche un paio rispetto a quella che ha chiuso lo scorso campionato. Poi massima fiducia, ovviamente, ottimismo, il calciomercato ancora non è iniziato, non voglio piangermi addosso, però ad oggi sicuramente sì, Eh sì, questo l'abbiamo detto, è abbastanza innegabile. Ragazzi, scusate, ma del figlio di Gianfranco Zola non ne parliamo? Chi? Il figlio di Gianfranco Zola, Odrio. No. No, non è il figlio di Odrio Zola, non è il terzino del Real Madrid. Perché mister le piacerebbe? Insomma, oggi mi hanno detto prendiamo lui, cioè al posto, se non arriva Dalot arriva Odrio, ho detto Odrio, cioè quando lo chiamo sicuramente farà bene. Che nome è poi invece, Odrio? Non lo so, cioè se loro, cioè ognuno dà i nomi che gli piacciono, cosa vuol dire? Sì, cioè Odrio, Zola. Sì, no, giusto. No, comunque per fare un po' il punto sulla situazione, diciamo, dei trequartisti ipotetici, sì. No? Si è parlato di Ziyech, Ceballos e di Damsgaard ipoteticamente, no? Anche Van de Beek è stato fatto anche sono 4 giocatori, Maradoni Van de Beek, ti esatto. piace? Sono 4 giocatori totalmente diversi da Çalhanoğlu. Alcuni di questi non sono nemmeno. Attenzione, perché Stefano cita anche l'altro figlio di Zola, che salutiamo, Gorgon. Sì, me l'aspettavo questo. Dani, ti chiedo scusa per il disagio, lo sai. Sto quasi per andare via, possiamo C'è anche no. Cici, il portiere, Cici Zola. È vero, giocano lo Spezia. No, comunque c'è Ziyech che è più esterno, diciamo, può fare anche il trequartista, sì, ma ha caratteristiche diverse rispetto a Çalhanoğlu, non è uno che lega il gioco come Çalha. Damsgaard è un giocatore diverso ancora. Van de Beek è un nome che è stato fatto semplicemente per, diciamo, far sottolineare il fatto che sia un calciatore ipoteticamente in uscita dal Manchester, ma non c'è stato ancora nessun abboccamento col Milan. È una mezzala, quindi non è un trequartista puramente, quindi tutto anche questo se può giocare, esatto, e Ceballos anche lui è più centrocampista che trequartista, quindi tutto questo porta a pensare che il Milan possa anche valutare, o stia valutando seriamente, di cambiare anche il modulo, perché sono calciatori che possono, alcuni fanno più l'esterni, alcuni fanno più centrocampisti. In tutti questi, per ora, che riscontri abbiamo? Ben pochi, perché non abbiamo riscontri particolari su questi calciatori. Ziyech è un nome fatto sostanzialmente dai giornali.
Ceballos è un nome che al Milan interessa, ma per cui non c'è ancora una trattativa. Lo stesso vale per Damsgaard. Van de Beek è un nome che Milan non ha ancora nemmeno valutato, a quanto sappiamo. Danni, voglio sentire anche la tua su questo fantomatico cambio di modulo. Secondo te potrebbe anche non arrivare alla fine, quindi il trequartista? Secondo me se il Milan lo scorso anno aveva intenzione effettivamente di cambiare modulo, mai come quest'addio di Çalhanoğlu può essere effettivamente come dire, l'occasione. Cada fagiolo, no? L'occasione, perché col cambio modulo con Çalhanoğlu dici ok, e Ciala dove lo metto? A sinistra, all'esterno dove sono pieno? Col cambio con l'addio di Ciala effettivamente uno può valutare, come diceva Emanuele, di prendere piuttosto un mediano, un po' una mezzala, scusami, un po' più forte e valutarla. Non mi dispiacerebbe, nel senso che forse con questo modulo alla lunga siamo diventati un po' molto prevedibili. Poi ovviamente qui subentra anche il discorso, se si cambia modulo, poi tutto il discorso su Brahim Diaz, che è sostanzialmente un trequartista, lo molliamo, un discorso tira l'altro, insomma. Sì, Brahim Diaz potrebbe, tra l'altro, potrebbe ereditare la casacca numero 10, la vedresti bene sulle spalle di Diaz, ovviamente in miniatura la fanno. Sì, quella baby. Quella baby. Nel senso, a me Brahim Diaz piace, ha fatto secondo me tutto sommato una buona stagione nel Milan, gol pesantissimi soprattutto sul finire della stagione. Non so se lo vedrei titolare sinceramente, però insomma se dovessero riprenderlo, dovessimo rimanere con quel modulo, va bene. Forse non fa il salto di qualità, ma secondo me non ci vai a perdere neanche tanto. Qui dicono Brahim è più seconda punta che trequartista, qualcun altro suggeriva Bennacer trequartista, ma non penso che il mister lo vada a spostare. Credo 2 gol nelle gambe. Se volete vi spiego com'è andata veramente, no? C'è sul cambio modulo. Stamattina ho parlato con Paolo, mi ha preso da parte, mi ha detto guarda, ti fa niente giocare in 10 l'anno prossimo, così ne abbiamo uno in meno da sostituire, no? Ho detto vabbè, quindi cambio modulo se partiremo in 10. Così diventa più facile.